Oggi vi porto sul canale i 7 accessori per il nostro DJI Osmo Pocket 3. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Pocket 3 ha rivoluzionato il mio modo di far video. Riprendermi per questo tipo di contenuto non è mai stato così semplice. La qualità video pazzesca sia quando l'illuminazione è buona ma anche quando scarseggia, affiancata alla facilità di utilizzo e alla portabilità, mi hanno fatto innamorare realmente di questo prodotto. Piccolo disclaimer, tutti gli accessori di cui vi sto per parlare li ho acquistati su AliExpress, costano pochissimo e in descrizione vi fornirò il link a questo store, ma se presenti su Amazon potete acquistarle anche da lì, godendo della garanzia di quest'ultimo, quindi in descrizione vi darò anche il link di Amazon. Partiamo dal primo accessorio, lo sto utilizzando proprio in questo momento. Di solito non scrivo i miei video, preferisco andare a braccio, ma da ciò ne deriva il fatto che prima di avere una clip utilizzabile ne devo fare molte in cui magari dimentico qualcosa, mi impappino, eccetera eccetera. Con questo accessorio potete scrivere il vostro testo del video e leggerlo mentre state girando con Osmo Pocket 3. Ovviamente non guarderete in camera, quindi sarà palese che state leggendo, ma piccolo trucco, se siete in esterna utilizzate un paio d'occhiali da sole ed il gioco è fatto. Non credo infatti che vi siete accorti di nulla. Potete utilizzare questo accessorio anche per avere un display remoto molto più grande di quello di Pocket 3 tramite l'applicazione DJI. Prezzo? Meno di 10 euro. Secondo accessorio, volete una ripresa a mani libere e non sapete come ottenerla? Molto semplice, con questa clip che potete montare facilmente su zaini o tracolle. Come potete vedere, la clip è orientabile in varie posizioni e potete ottenere immagini di questo tipo senza nessuna fatica. Il prezzo? Meno di 6 euro, prodotto super consigliato. Terzo accessorio, nella confezione di Osmo Pocket 3 vi danno questa cover che fa quel che deve, ma è veramente brutta ed ingombrante. Mi capita spesso infatti di non portarla con me e se devo fare delle clip al volo la ripongo direttamente in tasca. Ecco, non fatelo. Il gimbal per sua natura è molto fragile, quindi ho cercato una cover che fornisse una protezione adeguata, non risultando così invadente. L'ho comprata in colorazione arancione, ma ovviamente c'è anche di altri colori, compreso il nero. La trovo veramente perfetta. È un silicone bello robusto che riesce a offrire una protezione sia al gimbal sia allo schermo, le uniche due parti che si potrebbero facilmente danneggiare. Toglierlo e metterlo è un gioco da ragazzi. Volete sapere il prezzo? Poco più di 8 euro. Quarto accessorio, uno dei più geniali. Quando dobbiamo riprenderci da soli, sicuramente ci capiterà di appoggiare Osmo Pocket su una superficie piana. Beh, anche in questo caso non fatelo. È infatti molto probabile che possa cadere rompendosi il gimbal. Questo perché, come vedete, per come è fatto, è molto semplice che si possa sbilanciare, specialmente in presenza di vento o utilizzando l'Active Track. Ovviamente possiamo utilizzare un normalissimo treppiedi con vite fotografica da 1/4, ma rende Pocket 3 molto lungo e scomodo da portare in giro. Con questo accessorio che si aggancia in questo modo, non solo potremmo appoggiarlo in varie angolazioni, ma la parte bella arriva proprio adesso. Su questa superficie sono presenti dei magneti, quindi questo accessorio rende magnetico Pocket 3 e come potete vedere potremo attaccarlo dove vogliamo su tutte le superfici metalliche. Troppo comodo per vloggare o per fare dei timelapse. Il prezzo? Meno di 10 euro anche qui. Quinto accessorio per il nostro Osmo Pocket. Mi sono chiesto dove andare a ancorare il nostro Osmo Pocket per fare una ripresa di questo tipo, quindi un vlog direttamente dall'auto. Sono andato su Amazon e chiaramente su AliExpress per cercare un qualcosa che potesse fare al caso mio e finalmente l'ho trovato. È un accessorio che costa soltanto 7 euro, anzi qualcosa meno, e come vedete funziona alla perfezione. Ve lo faccio vedere montato al vetro, tanto il semaforo è rosso e come vedete è una classica ventosa per smartphone, però dotata di un supporto per Osmo Pocket 3. Io ho una Smart, come vedete, le buche di Roma le conoscete tutti e il supporto rimane lì dove deve stare.
quindi assolutamente super consigliato. Non mi fiderei a utilizzare questo supporto per utilizzare Osmo Pocket fuori dall'auto per fare riprese di quel tipo, andrei su qualcosa di più professionale. Però per quanto riguarda Osmo Pocket e per quanto riguarda riprese in auto, sicuramente questo è il prodotto giusto. Costa meno di 7 euro, come vi ho detto, e lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Sesto accessorio, e qui si parla di illuminazione. Osmo Pocket 3, avendo un sensore da 1 pollice, crea delle splendide immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. Come state vedendo, infatti, questa immagine non risulta molto rumorosa, ma se avessimo un piccolo LED per illuminarci, e stiamo parlando di una roba piccola così, in questa clip notturna adesso lo vado ad accendere e mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate proprio voi con un commento, e visto che ci sono lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Come vedete, la differenza tra avere una piccola luce e non averla è veramente molto importante. Stiamo parlando di un LED da 1 watt, quindi non aspettatevi dei miracoli. Lo vedo veramente perfetto per riprese di questo tipo, molto ravvicinate, ma non per illuminare persone o oggetti lontano da Osmo Pocket. In questo caso sono a 20-30 cm. Perché ho scelto di comprare questo LED avendo a disposizione praticamente tutti i faretti LED in commercio? Facile, per la sua portabilità. Pesa pochissimi grammi. Quando non serve lo potete tranquillamente rimettere in tasca. Ah, e dimenticavo, è magnetico. Una volta applicato il suo supporto con un biadesivo presente in confezione su Osmo Pocket, possiamo toglierlo e metterlo in un secondo. Sono presenti 3 gradazioni Kelvin diverse, quindi da una luce molto calda a una molto fredda, e 3 potenze diverse. Il prezzo? Meno di 15 euro. Settimo accessorio. Se dovete riprendere più persone e la piccola luce LED di cui ho parlato prima sicuramente non vi basta, questo è l'accessorio da comprare. È un piccolo snodo con 2 filettature da 1/4 che potete orientare come volete. Si aggancia in questo modo e qui potete avvitare qualsiasi tipo di luce dotata di filettatura da 1/4. Mi raccomando, niente di troppo pesante. Ad esempio, se dovessi illuminare una scena abbastanza importante, utilizzerei M40 di Zhiyun, di cui trovate una recensione qui sul canale. Ha 40 watt di potenza e con lui potete facilmente illuminare dei gruppi di persone. Ovviamente al suo costo 119 euro, ma se non avete queste necessità potete prendere in considerazione dei pannellini LED molto meno potenti e molto più economici. Amazon ne è piena. L'importante è che sia presente una vite da 1/4. Ok ragazzi, i 7 accessori per Osmo Pocket da me selezionati sono quelli che vi ho fatto vedere fino adesso. Fatemi sapere, mi raccomando, con un commento cosa ne pensate. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link di questi fantastici accessori e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!